Un saluto a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale da Michele. Ecco qua, ieri in edicola è uscito il primo fascicolo della leggendaria Due Cavalli Charleston. Costa 50 centesimi, io ho detto vabbè, andiamo a sondare un po' il terreno e vediamo di cosa si tratta. Allora, io ho già aperto il cielo per dare una sbirciatina, ragazzi. Adesso questa è una parte del cofano che è tutta di metallo, poi andremo anche a pesarla, sapete come sono fatto io, mi piace darvi proprio la misura anche di quello che è il materiale e il peso. Allora, mettiamo un attimo da parte questi due pezzi. Ragazzi, io vi farò vedere un po' il primo numero e vi dirò quelle che sono le mie impressioni, che per carità ragazzi, lasciano il tempo che trovano, non sono un esperto, tra l'altro non sapendo nemmeno come poi diventerà toccandola con mano, intendo, perché sì, qualche filmato sono andato a vederlo, sembra molto carina, chi ama questo modello sicuramente sarà più propenso a farlo. Io vi dico la verità, sono molto incuriosito da questo modello perché mi piace sia la colorazione, ci sono usciti non chiaramente in questa collana, ma sono stati fatti diverse nuance, diciamo, di colorazione per questo modello. Allora, andiamo a vedere la parte posteriore. Vi chiedo scusa perché io non riesco a inquadrare tutto, a meno che non prendo il cavalletto, ma già si muove l'immagine quando sta ferma, come figuriamoci quando tengo in mano il telefonino, che poi ho un Samsung GS6. Allora ragazzi, vi dico tutto. Riproduzione fedele della Due Cavalli Charleston nella carrozzeria, nei componenti interni e nella macchina, modello di grandi qualità, con parti in metallo e plastica, realizzato con moderne tecniche di progettazione digitale. Montaggio guidato passo passo con istruzioni corredate da seguenti fotografie, ovviamente. Qua abbiamo portiere e finestrini con dispositivo di apertura e chiusura, finiture e dettagli riprodotti nei minimi particolari, scala è chiaramente 1/8 come potete leggere, motore e meccanica identici all'originale, sedili imbottiti, quindi presumo in tessuto, anche perché vedendo la foto sia la capottina che i sedili sono in tessuto, molto carino, molto carina questa chicca, diciamo. Poi abbiamo sedili imbottiti, abbiamo detto, bagagliaio con cricche e ruota di scorta. Allora, qui cosa ci dice? Nei fascicoli riccamente illustrati della collezione, oltre alle istruzioni per il montaggio, scoprirai l'universo Citroën con la sua storia e i suoi protagonisti e la gamma di modelli due cavalli della casa, di cui la Charleston è stata la versione più conosciuta. Abbiamo la scheda tecnica, che questa è interessante. Non abbiamo il peso, peccato, almeno io non sono riuscito a trovarlo, però abbiamo la scheda tecnica. Vi avvicino anche, vedete? Scheda tecnica, lunghezza 479 cm. Oh, inizia ragazzi, la mettiamo fuori nel prato. 479 mm, circa 48 cm. La larghezza è 185 mm, quindi 18 cm e mezzo, e l'altezza è circa 20 cm, 197 mm. Ok ragazzi, poi qua ci dice che è in edicola tra 2 settimane la seconda uscita, il fascicolo più pneumatico e cerchione anteriore a 4,99 euro anziché 10,99 euro. Allora, qui che altro dirvi? Sì, qua ci sono chiaramente tutto quello che sono le possibilità. Non si può fare tramite edicola, almeno io ho visto questo, si può fare questa collezione soltanto tramite abbonamento. Allora, stavo leggendo se potevo dirvi qualcos'altro, ma preferisco magari avvicinarvi questa immagine così la leggete voi. Allora, guardate pure. Facciamo così, tanto questo. Ok.
Va bene ragazzi, speriamo che si sia visto qualcosa. Andiamo subito a vedere. Oh, meno male che era in celofanato, perché sennò questa parte di macchina andava già dal carrozziere, è caduto tutto. Allora, vediamo se riesco a avvicinare di più. Ho dovuto prima alzarlo perché sennò non mi stava tutto, l'immagine non riuscivo a prenderla tutta e non sono riuscito lo stesso, come avete visto, però adesso l'abbasso così avviciniamo il tutto. Speriamo che si veda meglio. Ce la posso fare ragazzi, Allora, qui ci dice che con il primo invio, come ho detto prima, componenti della ruota sinistra più fascicolo a 4,99 invece di 10,99, e con il secondo invio componenti del motore più fascicolo gratis, chiaramente per chi si abbona, è ovvio, perché come ho detto prima non si può fare tramite edicola, danno soltanto, ed è una cosa carina, la possibilità di poter sondare un po' se siete interessati o meno con solo 50 centesimi all'acquisto di questa collezione. Ragazzi, che vi posso dire? Io da quello che ho potuto vedere mi piacerebbe farla. Vorrei potervi dire che la faccio per certo, non lo so ancora, perché devo fare due calcoli. È vero, molti commenti che si leggono spesso, e per carità è anche legittimo, ognuno dice quello che ritiene più giusto per lui, costa troppo, perché sono poi 100 uscite da un 10,99 €, escluso le prime 3 che chiaramente, come vi ho detto, avete delle scontistiche qui per incentivare appunto l'acquisto. Però ecco, mettiamo che se fossero anche 10,99, 11 € l'una per 100 uscite, sono 1.100 €. Sicuramente non è poco, ma in 2 anni sono sempre quei soldi ragazzi, per carità, però ci sono persone che diversamente non potrebbero acquistare. Io sono una di queste, adesso per esempio un modello da 1.000 €, ma neanche da 700, perché ci sono magari altre priorità, le disponibilità economiche, bisogna fare i conti tutti i giorni, almeno per chi non è ricco, ok? E quindi sì, molti decideranno di non farla per questo motivo, perché costa alla fine 1.100 €, un po' meno di 1.100 €. Io invece vi dico che sto pensando, ho un'idea di volerla fare, ma non sono sicuro ragazzi, quindi non vi dirò questo perché seppur desidero che vi iscriviate al mio canale, voglio catturarvi dando delle false informazioni, per cui la gente che magari decide di farla dice sì, mi iscrivo da Michele e poi Michele fa solo vedere il primo numero. Non lo so per quel motivo che vi ho appena detto poc'anzi ragazzi, devo fare due calcoli perché chi mi segue sa che io sto costruendo 3 Ironman, lo potete trovare nella playlist, l'armatura di Iron Man scala 1 a 3 sempre della De Agostini, anche questa è un'esclusiva De Agostini che è stata data a De Agostini dalla Citroen, e quindi vedremo ragazzi, vedremo, vi farò sicuramente sapere se continuerò o meno. Qua ci dice che riceverai a casa, chiaramente una volta abbonato, tutta la collezione, tanti fantastici regali, una tazza vintage, oddio, la tazza, vabbè, non è un gadget che uno, vabbè, lo può mettere per chi ama veramente questa macchina, è carino, ma ecco, vintage ci vedo poco. Poi abbiamo 3 stampe d'epoca, i raccoglitori per i fascicoli, queste sono le modalità per abbonarsi, ok? Poi, in più, se ordini online e se paghi con carta di credito o PayPal, hai spese di spedizione gratis, che non è poco, perché mi sembra che siano 2,90 € se non sbaglio, le spese di spedizione per ogni fascicolo, più il set attrezzi 45 in 1, questo qui. È una cosa in più ragazzi, è ovvio che uno non si abbona per questo, si abbona per avere la possibilità di avere i pezzi sostitutivi senza pagare un solo centesimo, e in più se fanno come per Ironman, ma che penso di sì, non li vogliono neanche indietro, se sono fallati o meno, comunque non li vogliono indietro. E non è una cosa da poco ricevere il pezzo nuovo ogni volta che ci accorgiamo che ha dei difetti. Allora, poi qui abbiamo la cedola dell'ordine, io ve la inquadro così faccio più in fretta.
Le garanzie sono queste. Ok. Poi, per chi deciderà di fare la premium, saranno, penso che siano poi alla fine 4 uscite mensili. All'inizio un po' di meno ve ne arriveranno, poi ne arriveranno 4 mensili. Per chi farà il premium, e adesso vi dico in cosa consiste in questo caso, pagherà, se non vado errato, se non sbaglio ragazzi, 48,36 € se faceste la premium. Attenzione, se no chiaramente sono 10,99 per 4 uscite mensili, sono 44 euro meno 4 centesimi, quindi 43,96 €. Ok ragazzi, cosa vi danno con la premium? Ti dice rendi ancora più speciale la tua Charleston, vi danno una teca. Qui neanche 1,10 € come nell'altra collezione che sto facendo, 1 euro, quindi spendereste 48 euro al mese se fate la premium, ragazzi. Spero di aver dato delle informazioni giuste. Comunque tenete presente che sono 10,99 più 1 euro in più, ok? Quindi basta fare moltiplicazioni, insomma, molto semplici. Quindi qua ci dice che a partire dal numero 4 potrai ricevere in corso d'opera i componenti per assemblare la teca esplosiva. Beh, carina. Niente di che, per carità, però sicuramente un antipolvere non è cosa da poco, perché è bello esporlo, ma è bello anche che non si riempa di polvere. Utile ed elegante, questa preziosa teca è l'ideale per proteggere ed esporre il tuo modello di Citroen Charleston 2 cavalli scala 1/8. Le dimensioni della teca. Dimensioni della teca sono 73 cm di lunghezza per 28 di larghezza e 34 di altezza. Via anche questa. Qua ce ne andate 2 uguali. Sì. Quindi via anche questo. Poi sto guardando cosa far vedere prima, ragazzi. Allora, qui ci dice, ci sono 2 fascicoli ancora, oltre a quelli che avete visto fino adesso, questo e questo, dove questa è la guida alla collezione. Vediamo ragazzi se riesco a fare così. No, voglio cercare di farvelo vedere un po' meglio. Comunque, qua ci dice la 2 cavalli, testimone dei momenti indimenticabili delle nostre vite. Allora, qui non vi leggerò cosa c'è scritto, ve lo inquadro così, così se avete voglia lo leggete, se no lo mandate avanti. A me piace molto, ragazzi, ve lo dico, mi piace molto. Poi sono in scala 1/8, una bella scala, come i Poker Rivarossi. Ve li ricordate? Ne ho qualcuno, bellissimi. Materiali di ottima qualità, sospensioni, fari e luci di posizione funzionanti. Mi avvicino un po'. Allora, effetto sonoro clacson, volante che sterza le ruote, e beh ragazzi almeno quello no, ci mancava solo che ci mettevano le ruote fisse. Qui abbiamo appunto le istruzioni del montaggio passo dopo passo. Questo deve essere il terzo numero, il primo e il secondo. Allora, qui ci dice che per realizzare il modello della 2 cavalli sono state utilizzate le più sofisticate e moderne tecniche di progettazione digitale. Il risultato è una riproduzione di grande qualità e straordinariamente fedele all'originale sia nella carrozzeria,
scusatemi ragazzi, sia nei componenti interni e nella meccanica. Il modello ha ottenuto l'approvazione ufficiale di Citroën ed è una replica perfetta della 2 cavalli Charleston. Qui ci dice addirittura personalizza la tua 2 cavalli, quindi si possono mettere, leggiamo, i numeri comunque come ci piace a noi. Scegli il numero di targa e rendi unico il tuo modello. Nella raccolta sono comprese le decalcomanie con le lettere e le cifre per personalizzare la targa della tua Citroën 2 cavalli Charleston. Qui vi faccio leggere a voi. Molto interessante, abbiamo la storia della Citroën e la sua origine. Ok, questo l'abbiamo già visto prima, tutto quello che vi dà. Via. La prima pagina dei servizi. Un ombrello con 4 ruote. Va bene ragazzi, come sapete a me piace farvi vedere tutto, poi voi avete la possibilità, come tutti noi, quando guardiamo un video, di scorrere in avanti qualora non foste interessati. Io ringrazio anche tutti coloro i quali si sono iscritti e coloro i quali si iscriveranno, perché mi state veramente aiutando, nel senso che ho una grande soddisfazione, perché sono quasi arrivato a 40.000 visualizzazioni totali e per un dilettante come me in merito sono molto soddisfatto e vi ringrazio. 424 iscritti a oggi e vi do il mio più sincero grazie ragazzi. Allora, cofano anteriore, vediamo qui cosa ci dicono. Vabbè, che bella questa foto. Allora, facciamo così potete vedere voi e leggere anche. Questo è il modello proprio realizzato. Sicuramente è una spesa importante ragazzi, però come ho detto già all'inizio, se amate questo modellino che è stato usato anche nei film di Lupin, potete acquistarlo con 11 euro, 10,99 più se fate la premium come abbonamento. Il premium come abbonamento è 1 euro in più dalla quarta uscita. Mi piacerebbe farlo, come ho detto già in un altro video, mi sarebbe piaciuto fare anche l'F40, ma il motivo è sempre lo stesso, bisogna fare anche i calcoli con quelle che sono le priorità e le disponibilità ragazzi. Però come ho detto vedremo, tanto vi farò sapere a breve, insomma, per quelli che sono appassionati e si chiederanno Michele continuerà a fare la collezione. Adesso vi dico quello che vi ho detto all'inizio, cioè io la farei, però devo fare 2 calcoli ragazzi. Che bella questa foto, guardate. Io le metterò, vediamo, qualora decidessi di acquistare la collezione completa, anche questa targa non sarebbe male. Ah, ma ce n'è un'altra anche qua. E vabbè, poi vedremo allora ragazzi. Stavo prendendo spunto da una targa così, vabbè. Allora, andiamo a vedere e a pesare la mia bilancia digitale. A pesare il cofano appunto di metallo.
soprattutto sono anche curioso di vedere la finitura della vernice, ragazzi, perché è fondamentale la finitura della vernice. Insomma, se ha un controllo qualità scarso lo si vede subito dalla finitura. Allora, lo devo pulire un po' perché vedo che avrà un qualcosa di protettivo, magari di cera l'hanno lucidato. Comunque lo pulisco un attimo, ragazzi, scusate. Ok, usando un panno di cotone semplicemente. Allora, ragazzi, innanzitutto lo peso subito. 2 o 3 etti li peserà più o meno. 277 grammi, 276-77 insomma, non è poco. E in libre, per i nostri amici americani e inglesi, questo. Torniamo alla misura italiana, all'unità di peso italiano. Allora, via questo. Oh, ragazzi, ho visto una cosina che per noi collezionisti, modellisti, non è già neanche bella. Comunque, non so se si vede. Oddio, queste 2 righette le possiamo anche togliere con una 2000, una 3000, una carta seppia molto sottile, e poi lucidarli con io uso il compound della Tamiya, oppure lo stesso prodotto che costa molto meno, lo avevo già detto su altri video, è quello per lucidare i fanali, quello dove non c'è la carta vetrata, quello dove c'è il rinnova fanali, quello è favoloso. Però tutto sommato, ecco, se passiamo anche quello sopra non è male come finitura. Queste 2 righette si possono eliminare senza problemi perché sono solo delle strisciature leggere. Non so da cosa sono dipese perché era chiuso nel cellophane, quindi sono state fatte prima di metterlo. Mi sembra ottima come finitura, anche il colore è molto bello. Andiamo a vederlo sotto. Beh, sotto probabilmente poco importa che ci sia, evidentemente qui ci sarà un panno di copertura, qualcosa sicuramente. Poi abbiamo questo pezzo qui che è, guardate, plastica, questa è plastica, e poi abbiamo una bella chicca qua che è lo spruzzatore per i tergicristalli, carino questo. Davanti abbiamo una parte in metallo che serve ovviamente per poi agganciare il cofano nella chiusura. Qui abbiamo i 2 fori più 2 fori, che ci sarà sicuramente la cerniera che consentirà l'apertura e la chiusura del cofano. Bene ragazzi, non ho da dirvi altro e vedremo. È carina, però ripeto, per gli amanti e chi può farlo sicuramente è da acquistare, secondo me, perché è diluito in 2 anni, ragazzi, ve lo dico onestamente. Se dovessi spendere 1200 euro per comprare un modello finito così, a oggi non lo farei. Poi per carità, una volta finito magari è veramente bello, particolareggiato, è fatto veramente bene, e poi a noi interessano le finizioni, ragazzi, al di là di come viene definito un modello nella presentazione, cioè ci dicono appunto il tessuto nella capottina, nei sedili imbottiti, quindi anche in tessuto, però alla fine bisogna anche vedere che non siano proprio pacchiani, se sono fatti bene, e dalle foto a me sembra così, cioè che sia un ottimo modello. Ecco, io lo farei, però lo farei così, come ci dà la possibilità la De Agostini. Ragazzi, ho parlato, sì, qui c'è qualcosa, tipo avete presente quando per chi usa l'aeropenna va
un po' di polvere e rimane come un filo sotto. Anche questo, per carità, si può levare, l'importante è che non ci siano puntini, ragazzi, cose di questo genere, perché sennò è un peccato. Però sicuramente una verniciatura ancora più lucida, con un bel clear sopra, un bel trasparente lucido, sarebbe stata il massimo. O comunque una vernice. Aspettate, io parlo qua, guardo, penso. Sì, anche qua va bene. Avevo visto un segno, già mi stavo... Ho detto no, No, con una vernice, ripeto, anche monocomponente, ma... Scusate, sto facendo una lunga pausa, sembra Adriano Celentano. Vabbè, mi piace, ragazzi, ma insomma, si è vinto che non sono proprio soddisfatto della verniciatura. Io sono in grado, per l'esperienza che ho, per lucidare i modelli della Riva Rossi che ho fatto, altri modelli, e diciamo, so cosa usare, ecco, ma è chiaro che chi non conosce queste tecniche lo dovrà tenere così. Vabbè, ragazzi, non ho altro da dirvi. Se siete interessati, secondo me è comunque un bel modello storico, soprattutto la cosa bella è la storia di questo modello, ragazzi, perché poi la storicità che fa ricco in questo caso il modello. Non è una semplice macchina, semplice tra virgolette, nel senso, con tutto rispetto alle altre. Qui c'è proprio la storicità, c'è proprio il mito di questa macchina, in tutto il mondo, quindi sicuramente è un pezzo importante. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, scusatemi se ho detto tante parole in più, e sicuramente sì, però non mi preparo mai assolutamente niente, mi piace essere spontaneo e che passi questo nei video. Non mi piace proprio prepararmi tutto prima, anzi, diciamo tutto è anche sbagliato, niente, non ne preparo assolutamente niente prima, e lo capite già da voi, da quello che è ogni mio video, proprio perché mi piace che la persona che mi vede e che sente quello che dico si renda conto di avere a che fare con qualcuno che è come se vi stessi parlando, insomma, così, davanti, a quattro occhi, tra amici. Va bene, ragazzi, grazie del vostro tempo, e se volete aiutare Michele a crescere con il canale, continuate a iscrivervi, e io vi ringrazio, e poi vedremo, vi farò sapere a breve se continuerò questa collezione per i motivi che già vi ho spiegato. Ciao ragazzi, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari, grazie sempre del vostro tempo. Ciao ragazzi!